Situata sulle rive del fiume Pegnitz, con il suo 500.000 di abitanti, Norimberga è la seconda più grande città del Land della Baviera. La città si espanse dal 400 al 600 grazie ad una fiorente attività commerciale sostenuta da scambi con tutta l'Europa e un'altrettanto vivace vita culturale e artistica. Storicamente di aspetto monumentale, Norimberga faceva da sfondo tradizionale alle diete imperiali. L'imperatore del Sacro Romano Impero e i suoi principi si riunivano in città insieme a tutto il loro seguito. Questo comportava un'eccezionale opportunità commerciale per Norimberga. La scoperta del Nuovo Mondo e l'esclusione della città dalle nuove vie commerciali ed in seguito la guerra dei 30 anni provocarono una lenta decadenza interrotta solo nel XIX secolo con la nascita e l'espansione dell'industria del giocattolo. Nella storia contemporanea, Norimberga è stata una delle roccaforti del potere nazista, insieme a Monaco di Baviera e alla capitale Berlino. Il centro storico ha subito gravi danni durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è stato in parte ricostruito. Presenta tuttora edifici interessanti sotto il profilo storico ed artistico. Hallstatt, la città vecchia, offre alla vista le tipiche case a graticcio. La più grande di queste ha avuto molteplici usi negli anni. È stata utilizzata come deposito del vino, ma anche come lazzaretto, e riprendeva questa sua funzione durante la settimana di Pasqua, quando, temporaneamente, veniva permesso ai malati di entrare in città per le festività, a patto di non uscire dalla struttura. Nella piazza del mercato si può vedere la Fontana Bella. C'è una leggenda legata a questa fontana. Si narra che un apprendista fabbro si innamorò perdutamente della figlia del mastro costruttore, venendo da lei ricambiato. Quando la giovane andò dal padre a dirle che voleva sposarsi con questo ragazzo, il mastro non ne fu felice, non voleva concedere in sposa la sua unica figlia ad un apprendista. Il ragazzo allora, per provare il suo valore, realizzò un anello perfetto, senza segni di giunzione, artefatto straordinario per gli strumenti dell'epoca. Il padre della giovane ne restò così impressionato che concesse la mano della figlia all'apprendista e pose l'anello da lui realizzato alla base della fontana, dove è tuttora, e si dice che, dopo avergli fatto compiere un giro completo, sia possibile esprimere un desiderio.
Proseguendo a piedi lungo la salita è possibile andare al Castello Imperiale, da dove si può godere della vista sulla città e si può anche percorrere un tratto delle antiche mura. Passeggiando per la città si possono sentire spesso suonare le campane delle varie chiese. Il motivo per cui questo avviene sembra annidarsi nella storia. Un ricco mercante mandò suo figlio a raccogliere miele nei boschi fuori la città. Questi si addentrò nelle selve e dopo un lungo camminare si addormentò. Suo padre, non vedendolo rientrare quando ormai stava scendendo la sera e ben sapendo che di notte i lupi avrebbero potuto aggredirlo, si recò dai frati e chiese loro di suonare le campane ogni quarto d'ora per indicare la strada al figlio perso nei boschi. I frati acconsentirono e fecero suonare a turno le campane della città ogni 15 minuti. Il figlio del mercante ritrovò la strada e suo padre donò una cospicua somma ai frati che, da quel giorno, mantennero l'abitudine di fare suonare spesso le campane. Dopo aver trascorso tutta la giornata a passeggiare per le strade di Norimberga, quando giunge la sera, vi consigliamo di cercare una delle tante tipiche locande o un ristorante che si affaccia dalle mura per godervi una rossa di Norimberga, l'ottima birra locale, e gustarvi il tipico piatto di Norimberga, il Nürnberger Rostbratwurst. Chiedo scusa per il mio pessimo tedesco. Un piatto che ha anch'esso la sua storia e la sua leggenda. Se vi incuriosisce, fatecelo sapere nei commenti.